Ben ritrovati! Questa sera osserveremo uno degli spettacoli più antichi che l'uomo abbia mai contemplato, il movimento delle stelle nel cielo notturno. Se vi appassionano questi racconti tra natura, storia e scienza, iscrivetevi al canale e restate con me fino alla fine perché scopriremo una curiosità sorprendente sulla stella polare. Ci fermiamo a osservare il tramonto sul Golfo di Napoli. Il sole scompare lentamente dietro Ischia e, poco alla volta, il paesaggio lascia spazio alla notte. Le prime stelle iniziano a comparire sopra il mare e a prima vista tutto sembra immobile. Ma è davvero così? Se osserviamo il cielo per qualche ora, ci accorgiamo che le stelle si spostano lentamente, un movimento quasi impercettibile ai nostri occhi, ma che diventa evidente quando il tempo viene accelerato. E cosa succede se registriamo questo movimento con una tecnica fotografica chiamata Star Trail? Scopriamo qualcosa di sorprendente. Le stelle disegnano grandi archi luminosi, formando vere e proprie circonferenze nel cielo. Ma qual è il centro di tutte queste traiettorie? La risposta è la stella polare. Seguiamo insieme queste scie fino al loro centro. Eccola, quella che vedete, quasi immobile, si trova a circa 430 anni luce dalla Terra. La sua luce impiega oltre 4 secoli per raggiungerci ed è molto più grande e luminosa del nostro Sole, ma la sua importanza non dipende dalle dimensioni. La stella polare si trova quasi in corrispondenza del prolungamento dell'asse terrestre verso il polo nord celeste. Per questo motivo, tutte le altre stelle sembrano ruotarle attorno. Ma sono davvero le stelle a muoversi? In realtà no. A ruotare è la Terra, che compie un giro completo su se stessa ogni 24 ore. E questo movimento è tutt'altro che lento, anche se non lo percepiamo. All'equatore la superficie terrestre viaggia a circa 1600 km/h, mentre la Terra ruota su se stessa, una velocità enorme, che però non sentiamo grazie all'atmosfera e alla costanza di questo movimento. Le scie che vediamo negli Star Trail sono la traccia di questo moto apparente del cielo. Da migliaia di anni l'uomo osserva questo fenomeno, molto prima dei navigatori satellitari e delle moderne bussole. La stella polare era il punto di riferimento per orientarsi nell'emisfero nord. Marinai, mercanti, pellegrini e pastori sapevano che trovando la stella polare avrebbero trovato anche il nord. Ed eccoci arrivati alla curiosità che vi avevo anticipato. Molti credono che la stella polare sia la stella più luminosa del cielo, ma non è così. È diventata famosa soprattutto per la posizione che occupa. E c'è di più. Polaris è la nostra stella polare attuale, ma ai tempi degli Egizi, circa 4000 anni prima di Cristo, il riferimento era la stella Tuban. Tra circa 12.000 anni sarà Vega a diventare la futura stella polare, allineata con il polo nord celeste. La stella Polaris non sarà per sempre quindi la stella del nord. Questo perché l'asse terrestre oscilla lentamente, come una trottola, in un fenomeno chiamato precessione. Questo movimento dura circa 26.000 anni e fa cambiare, nel corso dei millenni, la stella che indica il nord. In conclusione, possiamo dire, osservando queste scie luminose sopra il Golfo di Napoli, che stiamo guardando lo stesso spettacolo che ha guidato navigatori e viaggiatori per migliaia di anni. Oggi ci affidiamo ai satelliti e ai navigatori. I nostri antenati si affidavano alle stelle e forse, osservando questo cielo, possiamo capire anche il perché. A presto, vi aspetto.